although the loss of Pope's temporal power in 1870 was experienced as a great calamity for the Church, it had a positive and maybe even unexpected consequences. By ceasing to be sovereign of a small European state, the popes will focus more on the missions as universal shepherds, with a more spiritual and less political role. Degli 11 papi, da Pio IX a Benedetto XVI, 4 sono stati canonizzati e altri 2 beatificati. Anche altri sono stati esemplari. Let's look at some extremely interesting facts from the beginning of the 20th century. We are in the parish of Ognissanti to talk about San Luigi Orione. He is a characteristic saint for the beginnings of 20th century, in which many founders undertook works for both the young and the poor. Nel 1903 fu eletto San Pio X. La popolazione di Roma cresceva. The Pope desired to build new parishes in underserved areas, and so he commissioned Don Luigi Orione, the little work of divine providence founder. Il Papa gli disse che lo inviava in una terra di missione, come la Patagonia, dove aveva bisogno di fare tutto. Non c'era bisogno di andare troppo lontano, era appena fuori, Porta San Giovanni, aggiungendo: avete 8 giorni per costruire una cappella. Don Orione had no money, but few days later he was able to rent a horse stable to set a temporary church. Successivamente lui stesso si dedicò alla ricerca dei fedeli, tra le case e i campi di quella zona, suonando la campana. The people followed him, and so he began his work of evangelization in the parish of All Saints. Nel 1929 avvenne un evento storico. Vennero firmati i Patti Lateranensi. Nacque così il paese più piccolo del mondo, lo Stato del Vaticano. Ci troviamo qui nel Palazzo Lateranense, dove fu firmato questo trattato. La questione romana era ormai risolta. Al Papa e alla Santa Sede erano garantite piena sovranità e libertà. Per ricordarlo fu costruita la Via della Conciliazione. Per la parte italiana, Benito Mussolini, presidente del governo, firmò il trattato. Intendeva in questo modo ingraziarsi la maggioranza cattolica del paese, sebbene allo stesso tempo usasse metodi violenti per imporre il suo totalitarismo fascista, anche contro la Chiesa. Negli anni successivi il Papa denunciò i molteplici abusi commessi dal fascismo e l'idolatria dello Stato che emanava dalla sua ideologia. En esta época, Roma se llenó de monumentos y edificios que recordaban el fasto pagano della Roma imperial. Nel 1931 Pio XI condannò il fascismo e nel 1937 il nazismo e il comunismo, ideologie che hanno causato tanto dolore e disgrazia. Quando scoppiò la Seconda Guerra Mondiale, la Santa Sede svolse un'imponente attività umanitaria, come quella portata avanti da Benedetto XV durante la Prima Guerra Mondiale.
The Holy See used all of its diplomatic, economic, and human resources in an effort to promote peace, as well as the rights of the prisoners and the dignity of the wounded, the persecuted, and the missing. A Roma circa 150 case religiose e scuole nascosero diverse migliaia di ebrei che così furono salvati dai campi di sterminio. Like here, on the island Tiberina, where we are now. Lo stesso fecero molti fedeli cattolici, mossi dalla loro fede, rischiando la loro vita per salvare persone perseguitate dalle autorità, sia per motivi politici che razziali. We have an example of this in a benefactor of our university, Cardinal Pietro Palazzini, who is buried in San Girolamo della Carità, right next to our library. Palazzini era vicerrector en el seminario romano en el Laterano. Sotto la direzione del rettore, Monsignor Ronca, nascondeva e salvava la vita a molti ebrei e oppositori politici del regime nazifascista. En 1983 recibió el título honorífico de Justo entre las Naciones por el Estado de Israel. Al recibirla, Palazzini declaró que la gratitud debería dirigirse ante todo al Papa Pio XII. Benché il motivo del cosiddetto silenzio di Pio XII di fronte ai crimini nazisti sia tuttora oggetto di dibattito, non c'è dubbio che grazie all'intervento di questo Papa furono salvati migliaia di ebrei romani. Además, durante los bombardeos que sufrió Roma durante la Segunda Guerra Mundial, Pío XII acudió inmediatamente a consolar a la gente y se mezcló entre ellos rezando y distribuyendo dinero y ayuda. La diplomacia vaticana hizo todo lo posible para evitar que Roma se convirtiera en un campo de batalla y terminara en ruinas, come le sucedió a la abadía de Monte Cassino. Su iniziativa degli amici di Don Orione fu fatto un voto popolare alla Vergine Salus Populi Romani per la salvezza della città. Multitudes de romanos rezaron y prometieron llevar una vida más religiosa, y la ciudad eterna se salvó de la destrucción. In ricordo di questa grazia fu eretta un'immagine dorata della Vergine che benedice la città dal centro Don Orione su Monte Mario, avviato per accogliere bambini orfani e mutilati dalla guerra.